Siamo il 31 dicembre del 2023 ed è arrivato il momento di parlare di soldi. O meglio, quanto ho fatturato quest'anno come videomaker e content creator. Farò un po' di analisi, diciamo, di quello che è stato il percorso di quest'anno, quali sono un po' le scelte e i vari lavori fatti per darti magari qualche spunto per il 2024. Yes. Il mio lavoro consiste nel fare video. Poche volte ho fatto una o due, ho fatto anche delle foto per un cliente, ma generalmente il mio, diciamo, incasso totale deriva dai video e per la maggior parte sono progetti da esecutore. I clienti mi chiamano per fare una parte specifica di una produzione e spesso la creatività mi viene fornita dal cliente. Quindi in questo caso, in poche parole, non devo fare io la pre-produzione. Faccio progetti dove è richiesta una determinata velocità di esecuzione e di post-produzione. In questi ultimi anni è diventato tutto molto urgente, il che torna in realtà a nostro favore se sappiamo gestire le cose. In ogni caso, insomma, situazioni in cui una produzione grossa sarebbe troppo ingombrante, quindi magari bisogna puntare più sul guerriglia filmmaking, cosa che mi considero, diciamo, forte rispetto a quello che può essere una produzione, e ovviamente anche i costi sono ridotti rispetto a una produzione, perché magari per me è un buon cachet, invece per una produzione non ci sarebbe stato, quindi sia dal punto di vista logistico, sul muoversi in città, in mezzo, insomma, a persone, eccetera, in pubblico, e sia dal punto di vista economico. Altri clienti invece mi chiedono l'intera produzione, quindi dalla creatività, dal trovare la strategia giusta di comunicazione alla quale va affiancata poi una produzione di contenuti in linea con la strategia. E di solito in questa fase mi appoggio a diversi professionisti come social media manager, marketing strategist, eccetera. I miei lavori preferiti di quest'anno sono, diciamo, legati ovviamente al travel, quindi un'agenzia di viaggio con la quale ho fatto dei viaggi in India, in Islanda e altre location un po' più, diciamo, piccole. E poi c'è la parte di moda, che era il mio goal a inizio anno da raggiungere. Era un mondo che volevo esplorare ancora di più e con il quale lavorare ancora di più. Con tutti i progetti avrei voluto dare di più e fare di più. Magari con alcuni non ho fatto io appunto la pre-produzione o la creatività, e quindi lì per forza ho dovuto dare una mano a realizzare la visione di qualcun altro che magari non condividevo, ma dovevo fare al meglio delle possibilità. Le volte in cui ho avuto io da gestire la creatività, magari su alcune abbiamo raggiunto con il cliente il risultato che volevamo. Per me è stato quest'anno un compromesso tra il fare le cose che funzionino e al limite della decenza, diciamo così. Forse è brutto da dire, però è così, nel senso che non puoi sperare di sperimentare fare cose sempre mega fighe con i tempi stretti e con determinati limiti. Anche se magari non sono felice di come sono venuti alcuni video, me la metto via perché sono anche difficile da accontentare, soprattutto da me stesso. Con gli anni ho imparato a conviverci e basta, niente, andiamo avanti. Ok, quanto ho fatturato quindi facendo tutte queste cose nel 2023? Partiamo dal 2021 in cui ho fatturato 25.000 euro, e 2022 grazie al tariffario sono salito a 50-55, non mi ricordo esattamente l'importo. Invece nel 2023 ho fatto un totale di 88.300 euro. Quindi l'insieme dei progetti mi ha fatturato quello. Ho rimandato a gennaio 2024 alcune fatture perché così non sforavo gli 86.000, quindi l'importo che vedi sulla fatturazione online è di 81.000 per evitare di uscire dal forfettario. Quest'anno ho sicuramente lavorato di più rispetto al 2022, non saprei dire quanto esattamente di più, però non mi sono fermato quasi mai, nel senso che tutti i viaggi, tutte le vacanze le ho fatte per lavoro, o era un lavoro pagato o comunque una cosa sponsorizzata. Ho mantenuto una crescita costante grazie al tariffario, che per me è stato il punto di svolta per riuscire a fare dei prezzi per i clienti. So che può suonare come una marchettata, però non me ne frega letteralmente un cazzo, perché è la verità, cioè è quello che per me ha funzionato, ovvero un metodo semplice
per fare dei prezzi. Quindi se vuoi approfondire il discorso vai a vederti il video, lo dico in ogni video, ma perché è talmente una cosa così stupida che mi vergogno di non averlo fatto prima, ed è nato appunto dall'esigenza di risolvere un grosso problema che per me era fare i prezzi per i clienti. Obiettivi futuri. Fatto questo record per me del quinto anno, ora sinceramente ho un po' di ansia per il 2024, ansia da prestazione perché non so se riuscirò ad eguagliare un risultato simile o ancora meglio superarlo, e vorrei tanto farlo. Non lo so, per me questa cosa è ancora una cosa in crescita, è un'esperienza, è una scommessa che ho fatto 5 anni fa lasciando un lavoro a tempo determinato, e mi sono lanciato in questo mondo provando. Mi sono lanciato in questo mondo al 100% per non avere alcuna scusa in caso di fallimento. Se fallisco vuol dire che semplicemente non sono in grado. Sarei curioso di sapere come è andata a te. Sì, voglio sapere proprio quanto hai guadagnato. Voglio avere un po' di confronti, voglio capire cosa si può fare di meglio, se c'è un argomento in particolare che possiamo approfondire. Se hai bisogno di fare una chiacchierata con me, ci sono anche le consulenze private che puoi comprare sul sito. Ti dedicherei volentieri un'ora del mio tempo, ma devi capire che ho YouTube, mi piace allenarmi e ho un lavoro full time da videomaker che porta via il 99% delle ore di vita in un anno. Quindi ti chiedo scusa, non smetterò mai di provare gratitudine per tutti voi. Grazie a tutti voi che mi avete supportato con un commento gentile, un messaggio di ispirazione, un like, la view sul canale, e tutti quelli che hanno acquistato i prodotti digitali supportando la mia presenza davanti a questa videocamera, e ho bisogno di restituire a voi, quantomeno con l'esperienza che ho fatto io, con gli errori che ho fatto io, per darti qualcosa di valore che tu possa usare per cambiare la tua vita come io ho cambiato la mia, così come tutti voi state cambiando la mia vita. Quindi grazie, ci vediamo al prossimo video, buon anno, e non ti dico buona fortuna perché se ti farai il culo non ne avrai bisogno.